Tralasciando i giudizi sui soggetti votati, in questo video spiegherò le modalità di voto a cui possono accedere le persone con disabilità. Permesso, avanti, fate passare, permesso, avanti. È ancora calda, tutti hanno diritto di votare. Avanti, permesso, forza, avanti, ecco qua. Come avete visto, c'è il voto assistito e il trasporto al seggio assicurato dal comune, ma anche il cambio di seggio se è inaccessibile o il voto domiciliare per gli intrasportabili. Insomma, un servizio stranamente accessibile che è bene conoscere in ogni aspetto per valorizzarlo e far sì che altri servizi lo imitino. Per assicurare il diritto al voto delle persone con difficoltà motorie, i comuni assicurano un servizio di trasporto per raggiungere il seggio elettorale. Quindi bisogna consultare in anticipo il proprio comune per sapere come usufruire di questo servizio. Se poi si necessita di essere accompagnati all'esterno della cabina senza essere aiutati all'interno, chiunque può accompagnarvi e non serve esibire dei certificati. Malgrado la legge 104 del 92, nel video in scheda e descrizione, ci sono ancora delle sezioni elettorali inaccessibili. Quindi per poter richiedere di votare in un'altra sezione accessibile, insieme al certificato elettorale, serve una documentazione medica che attesti le vostre esigenze di accessibilità. Documentazione valida anche se è stata fatta prima per altri scopi, altrimenti sarà gratuita se fatta dai medici scelti dall'ASL per rilasciare questi documenti durante il periodo elettorale. Elenco di medici rilasciato da quest'ultima entro 3 giorni prima della votazione. Il voto assistito con accompagnatore in cabina è riservato agli elettori con impedimenti fisici che gli permettono di votare solo se aiutati da un'altra persona, visto che non è facile come iscriversi al mio canale YouTube. Quindi è valido per ciechi o con gravi difficoltà visive, amputati privi di mani e affetti da paralisi o limitazioni simili, ma non per disabilità psichiche e intellettive. Per ottenerlo malgrado il proprio impedimento non sia evidente, in sede elettorale bisogna presentare un certificato medico gratuito fatto da medici scelti dall'ASL. Certificato che dovrà contenere la frase «Fermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore» e sarà parte degli atti della sezione elettorale. Tuttavia, l'accompagnatore può aiutare solo una persona e per non presentare il certificato ogni volta si può richiedere al comune di iscrizione elettorale di apporre il simbolo ADV sulla propria scheda elettorale. Buongiorno, consegna grandi magazzini. Sì, vi leggo la firma della ricevuta. Stronzo! Buongiorno signora. Sperando che il voto a domicilio non arrivi in situazioni simili, questa modalità aspetta a chi per gravi infermità o dipendenza da parecchi medici non può uscire di casa. Insomma, serve in quei casi dove non si può essere facilmente trasportati in altri luoghi. Quindi per usarla servono certificazioni mediche redatte almeno 45 giorni prima della votazione. Certificazioni da inviare tra i 40 e i 20 giorni prima della votazione al sindaco del comune in cui si vota, indicando la volontà di ricorrere a questa modalità. Bene, spero che tutte queste indicazioni ti siano utili per le imminenti votazioni e quelle future e ricordati che votare è come guidare. Va fatto responsabilmente per noi, per le future generazioni e per onorare chi ha perso la vita per darci il diritto di votare.
Astieniti dal fare polemiche sulle fedi politiche nei commenti al video e ti ringrazio per la tua attenzione. Ciao e alla prossima.